In pochi si fidavano di lui. La sua morte segna l'inizio della fine per la banda della Magliana. Abbruciati nasce a Roma nel 1944 nel quartiere Primavalle e cresce cercando di emulare il padre Otello, campione italiano dei pesi piuma e leggeri, dedicandosi al pugilato, ma abbandona presto a causa dell'eccesso di perfezione e rigore impostagli dal padre, che gli fa da allenatore. Inizia a frequentare un gruppo di ragazzi della Roma Bene, dei Parioli, formando una batteria soprannominata dalla stampa la Gang dei Camaleonti, specializzata in furti in appartamenti nei quartieri ricchi della capitale. Nel 1965 vengono tutti arrestati, 34 processi in uno, 56 imputati, oltre 1000 furti, qualche centinaia di milioni di refurtiva. Perché rubano, essendo tutti figli di gente benestante? A spiegarlo, durante un'udienza, è uno di loro: la mancanza di emozioni. Non avevano bisogno, ma rubavano. Se invitavano una ragazza a una festa, non era per ballare, ma per prenderle le chiavi dalla borsetta e riprodurla. Se passavano le notti fuori di casa, era per appostarsi e studiare le abitudini delle vittime predestinate. Piani studiati con cura, furti a volte disastrosi per chi li subiva. A Dacia Maraini, la scrittrice, rubano pellicce e gioielli che poi rivendono ad 1/5 o 1/10 del loro valore ai ricettatori. Ed i ricettatori sono forse i veri capi della banda. Alcuni di loro non si limitano all'acquisto della merce rubata, ma ordinano e predispongono i furti. Gli imputati sono figli di professionisti, di commercianti, di stimati dirigenti d'azienda. Uno è un ex campione olimpico. Il capo della gang si chiama Giacomo De Michelis, che in istruttoria se la canta, confessando e accusando gli altri. Il solo De Michelis confessa oltre 300 furti, un'attività frenetica a Roma, Viareggio, Sanremo, Portofino, Ventimiglia. In tribunale gli accusati sostengono di aver cambiato vita, di aver ripreso gli studi o il lavoro, ma in tribunale i pariolini si accusano fra loro. Inizialmente baldanzosi, avevano confessato tutti, persino col sorriso sulle labbra, ma col passare delle udienze davanti ai giovani si profila una pesante condanna ed alcuni sembrano decisi a cambiare tattica e ad accusare soprattutto il De Michelis. Uno dei momenti più drammatici delle udienze avviene proprio nel corso della deposizione di Danilo Abbruciati, allora 23enne. Il giovane imputato respinge ogni addebito ed imputa al De Michelis di averlo accusato per vendetta. Abbruciati rimedia così la prima condanna a 4 anni. E quel soprannome, Ercamaleonte, che lo accompagnerà per tutta la vita. Roma, 1970. Davanti al nightclub Carousel, nei pressi di Via Veneto, si ferma una Rolls Royce bianca. Scende un uomo che di quel night è un avventore abituale. Si chiama Carlo Faiella. Dice di essere un antiquario, ma in realtà Faiella è un bandito internazionale legato ai marsigliesi, ma anche alla criminalità di Milano. Dopo poco, all'interno del night scoppia una sparatoria. Al fianco di Faiella un giovane amico che di nome fa Ernesto di Otallevi, allora legato al famoso bandito e rapinatore Leonardo Cimino. Faiella viene arrestato a Milano. Dice di aver sparato per difendere la sua compagna, Carla Stoppa, ex moglie di Peppino Di Capri. Ma in realtà è solo una delle tappe della guerra romana per il controllo delle bische e dei nightclub. Il 7 maggio 71 a Roma si compie la rapina alla Steffer. A commetterla una banda in trasferta, quella di Turatello, che a Roma è latitante. È in questa fase che si lega ad Abbruciati, che già aveva conosciuto quando quest'ultimo era in carcere a Milano. È il 1972 quando un'inchiesta, partita 4 anni prima, sconvolge il mondo delle bische, poiché coinvolge il commissario Scirè in qualità di protettore di alcune bische, in particolare quella della contessa Naccarato. Ora quell'inchiesta è giunta al termine e porta molti in tribunale. Il 18 ottobre vengono freddate 2 persone,
come al tiro al bersaglio, come nella Chicago degli anni 30, quando le gang rivali si davano battaglia per le strade delle metropoli, lasciando sull'asfalto morti e feriti. Accade a Roma, in via Tormarancia, in un'ora in cui la gente è sui marciapiedi ed i bambini giocano fra gli sparuti alberelli della strada. Insomma, in un'ora in cui poteva scapparci anche la vittima innocente. Il bilancio di questo autentico regolamento di conti è comunque tragico. Muoiono 2 uomini, falciati da una serie di revolverate, esplose da uomini con i volti nascosti da calzamaglie. Una delle vittime è nota alla polizia, ma anche al grosso pubblico. È infatti uno dei personaggi che avrebbero dovuto essere processati, da lì a poco, per lo scandalo Chiré. Si chiama Sergio Maccarelli, 32enne, sposato con 2 figlie. Coinvolto nello scandalo delle bische, aveva 7-8 precedenti pendenti. Aveva già subito diverse condanne per furto e rapina. L'altra vittima, invece, Italo Pasquale, 26 anni, risulta incensurato, anche se gli inquirenti sospettano del suo stile di vita, incompatibile con l'occupazione da cameriere. Maccarelli, nell'ambiente, è ribattezzato il gorilla, perché da ex pugile si era trasformato in uno dei più efficaci buttafuori, in uno dei più pericolosi taglieggiatori di attività illegali. Una delle sue specialità era spegnere le sigarette sul viso degli avversari. Molti iniziano a pensare che qualcuno gli abbia chiuso la bocca perché non deponga al processo Chiré. Maccarelli e Pasquale, con altri 2, si trovano davanti ad un bar, luogo di ritrovo dei teppisti della zona. Si trovano sul marciapiede quando alle 18:15 compare l'auto dei killer, una 125 bianca. Gli assassini sono in 4, giovanissimi e mascherati, abbastanza eleganti. La 125 nemmeno si ferma. Si spalanca lo sportello posteriore e crepitano i colpi di 4 pistole. 13 colpi in tutto, di cui 6 finiscono al Maccarelli. Nel processo Chiré, che vede seduti nello stesso banco degli imputati un vicequestore, agenti della pubblica sicurezza, carabinieri, taglieggiatori e croupier, Maccarelli era accusato di estorsione, lesioni, minacce ai testimoni e rapimento di uno di essi. La polizia, a sottolineare la rilevanza del personaggio nel processo Chiré, ben conosceva i luoghi da lui frequentati e le attività da lui svolte, ma per mesi non interviene. Chiré, a giustificazione di tale comportamento, durante l'istruttoria sostiene l'intenzione della polizia di arrestare non poche persone, ma di voler fare un vero e proprio ripulisti di biscazzieri e protettori. Contro quella che viene chiamata durante l'istruttoria la banda Maccarelli vengono fuori diversi e pesantissimi elementi. Il gruppo era nutrito: Ernesto Cicconi, Ettore Tabarrani, Giuseppe Esposti, Otello Viola, Rinaldo Tabarrani, Giovanni Piva e Giovanni Pulcinelli. Alla bisca della contessa Naccarato, Maccarelli era andato con qualche altro scagnozzo per farsi pagare la protezione, suscitando le ire e la sorpresa della contessa, che già di protezione riteneva di averne parecchia. Non solo quella del commissario Chiré, ma anche quella del vicecapo della polizia di Loreto, che fu costretto a dimettersi, del questore Melfi, che venne sostituito, di 2 marescialli dei carabinieri, di 2 agenti di polizia. Così la Naccarato e Chiré erano andati sotto casa della fidanzata di Arbolero, uno dei probabili taglieggiatori, per arrestare lui tramite la ragazza, ed il commissario si era portato il mandato di cattura. Questo almeno era venuto fuori da alcune intercettazioni telefoniche. Ma poi nasce una seconda ipotesi sull'omicidio Maccarelli, quella del regolamento di conti fra taglieggiatori delle bische. Vengono arrestati il Calabrotto e Tony il Siciliano. Tutto viene derubricato a faida di basso livello. Ma qualche tempo prima dell'omicidio, Maccarelli si era scontrato duramente con Danilo Bruciati e gliele aveva suonate per bene, senza lasciargli tante soluzioni per riconquistare prestigio nell'ambiente. Quindi a Bruciati era più che determinato alla vendetta. Eppure non venne mai attenzionato. È inimmaginabile che il sentore di quella zuffa non arrivò, come invece il resto, alle orecchie della polizia, zeppa di informatori. È la prima volta che sulla strada del Camaleonte compare un'ombra protettiva.
A mezzanotte di venerdì 29 dicembre 1972, due agenti del commissariato Parioli, in perlustrazione, sono attirati dal frastuono di una radio di bordo. E dall'incrocio tra Viale Pilduski e via Guidobaldo del Monte scoprono, al posto di guida di una Citroën DS19 targata Roma K32570, un cadavere. Causa della morte: uno o più colpi di rivoltella. L'auto è intestata ad Ernesto Diotallevi, detto Ernestino Ernegro, ed infatti i giornali escono con il suo necrologio. 28enne, ex mozzo al mattatoio di Testaccio, entrato nella mala settore furti, scippi e protezione delle bische clandestine, ultimo domicilio via Ascanio Supremo 14. Ernestino Ernegro si fa vivo il giorno dopo, per testimoniare non solo che è vivo, che intorno alle 23:30 di quel 29 dicembre ha prestato la sua auto all'amico Faiella, il quale si è impegnato a riportarla entro mezz'ora. E infatti quell'uomo assassinato è proprio Carlo Faiella. Il giorno seguente, dopo quasi 6 ore di interrogatorio, Diotallevi viene arrestato per favoreggiamento personale, quando gli inquirenti capiscono che Ernestino non vuole dire tutto quello che sa sullo spietato regolamento di conti. Diotallevi aveva confermato di aver visto intorno all'1 Faiella per prestargli la macchina, ma era poi diventato reticente. Non ha visto chi era con il suo amico, non sa di cosa stesse discutendo, perché lui si è allontanato dirigendosi verso Piazza Euclide, dove si è fermato in un bar. È per questo che il magistrato inquirente lo incrimina per favoreggiamento personale. Gli inquirenti sospettano che Diotallevi conosca gli assassini di Faiella, o perlomeno conosca alcuni retroscena che non vuole rivelare. Faiella è stato trovato ucciso da 3 revolverate. L'auto era ferma, le luci e la radio, sintonizzata sulle lunghezze d'onda della polizia, erano accese. Si dice che Faiella fosse amico o perlomeno avesse contatti con il boss Joe Adonis e con Joe Lamer del clan dei Marsigliesi. Non a caso si dice che Faiella conoscesse anche Sergio Maccarelli. Chi ha ucciso Faiella è quasi certamente un amico, qualcuno di cui la vittima si fidava, tanto da farlo salire sull'auto insieme al suo complice, che si è seduto sul sedile posteriore della Citroën. Faiella è stato ucciso con una calibro 9, con cui il killer seduto dietro ha sparato a bruciapelo. Sia Faiella che Diotallevi si trovavano in libertà provvisoria e avevano l'obbligo di non soggiornare né a Roma né a Milano. Anzi, il Faiella aveva l'obbligo di soggiornare a Montesilvano, nei pressi di Pescara, ed è qui che 2 giorni prima era andato a prenderlo Diotallevi. I 2 giovani sono partiti per Roma a bordo di una Mercedes insieme a 2 ragazze, Carla Spadolini e Giovanna Sivieri, quest'ultima amica del Faiella. La vittima doveva acquistare un'automobile e si era incontrato il 29 con Diotallevi. Un cameriere di un bar ha visto benissimo i 2, insieme ad un altro uomo, un tipo con i baffi. Tutto questo 1 ora o 2 prima del delitto. È quasi certo che Faiella si sia allontanato sulla Citroën insieme a questo sconosciuto. Forse più tardi li ha raggiunti una terza persona. Sta di fatto che poco dopo Carlo Faiella viene ucciso. Fra le tante piste che la polizia batte c'è anche quella fornita dalla polizia olandese tramite un fonogramma dell'Interpol. L'8 dicembre infatti era stata compiuta una rapina in una banca di Amsterdam e sembra che in quel periodo Carlo Faiella si trovasse in Olanda. Per giunta la rapina era stata fatta con una Citroën di colore verde scuro con targa straniera. Il 4 gennaio 1973 Giovanna Sivieri viene mandata a Rebibbia per favoreggiamento e reticenza. Gli inquirenti pensano che lei sappia chi sia l'assassino del suo amante, ma non parli, magari per paura. L'11 febbraio 73 la polizia arresta Danilo Abbruciati, allora 29enne, nella sua abitazione di via Berardinetti 6 a Primavalle, dopo che il magistrato inquirente aveva spiccato contro di lui un mandato di cattura per favoreggiamento personale. Abbruciati era già stato ascoltato dal magistrato un mese prima. Si era presentato spontaneamente dopo aver saputo che la polizia lo stava cercando in qualità di testimone. Era lui
l'uomo con i baffi, riconosciuto dal cameriere. Dopo un lungo interrogatorio era stato rilasciato, ma erano emerse poi alcune contraddizioni con testimonianze successive, rilasciate al giudice imposimato, che proprio per questo ordina l'arresto di Abbruciati. Diotallevi è ancora in carcere per favoreggiamento. Secondo gli inquirenti, la notte del delitto, Diotallevi ed Abbruciati si trovavano insieme alla vittima in un bar di via Euclide, ma Diotallevi mai aveva detto della presenza del camaleonte, che lui ben conosceva. Subito dopo il delitto, Abbruciati si era tagliato i baffi per non essere riconosciuto. Dopo l'uccisione del Maccarelli e del Faiella, tra le pieghe della guerra per i locali notturni, ritorneranno i nomi di Diotallevi ed Abbruciati, i due pupilli di Faiella. Stanno facendo il salto di qualità. Una curiosità, molti anni dopo, ad accollarsi l'omicidio di Carlo Faiella sarà Angelo Izzo. Secondo Izzo, Faiella si trovava seduto sul sedile anteriore destro della vettura guidata da Abbruciati. Poi lui aveva introdotto una mano con la pistola attraverso il finestrino, facendo fuoco. La ricostruzione presenta alcune incongruenze rispetto ai rilievi effettuati dalla polizia e a quanto emerso dall'autopsia. L'esame autoptico aveva accertato che Faiella era stato ferito da 3 proiettili, esplosi a breve distanza, 1 alla regione occipitale sinistra e 2 al dorso. Di qui l'accusa per calunnia. Dopo ulteriori indagini e alla luce delle memorie difensive, il procedimento di calunnia è stato definitivamente archiviato. 2 ottobre 1975. Viene ucciso Ettore Tabarrani, implicato a suo tempo nella vicenda giudiziaria Scirè. Faceva infatti parte della banda Maccarelli. Gli sparano 2 fucilate alla schiena, sorprendendolo nel suo negozio di via Panico, mentre era seduto a giocare a carte con un suo amico. Quest'ultimo risponde al fuoco con una pistola calibro 38 che ha preso da un cassetto del tavolino. Ma il killer riesce a dileguarsi indenne, balzando su una potente moto guidata da un complice. Di lui si sa poco o niente, era mascherato, è schizzato via subito. Ettore Tabarrani viene caricato su una A112 agonizzante. Quando giunge al pronto soccorso del Santo Spirito, il suo cuore era già fermo. Molto probabilmente Ettore Tabarrani viene eliminato per non aver rispettato i patti della spartizione di un riscatto proveniente da un rapimento. Non solo, 4 mesi prima Ernaso, come veniva soprannominato, ebbe a che fare con il francese Jacques-René Berenguer, ricercato in tutta Italia come presunto autore dei più clamorosi sequestri di persona effettuati a Roma in quegli anni. Le bande dei 2 boss avrebbero dovuto incontrarsi, non certo per uno scambio di cortesie, davanti all'ingresso di una bisca clandestina nel quartiere Salario, ma l'intervento della polizia alle calcagna del Marsigliese fece saltare l'appuntamento. Davanti alla bisca gli uomini della mobile trovarono soltanto Ettore Tabarrani. 27 ottobre 75, al Camilluccia Residence, Turatello, scappa in mutande da una riunione ad alto livello di esponenti della malavita organizzata. Per poco non incrocia il piombo di misteriosi intrusi, arrivati fin là per sorprenderlo. In quell'anno, il 1975, i marsigliesi di Bergamelli rapiscono il gioielliere Bulgari. Si dice per finanziare i campi paramilitari dell'estrema destra legati al golpe e alla P2, e sempre in quell'anno si prestano al finto rapimento del figlio di Umberto Ortolani, il numero 2 della P2. Marsigliesi e P2, un legame sempre più forte. 13 novembre 75 viene ucciso Umberto Cappellari, ucciso in un'officina in zona Fiumicino. I suoi assassini erano in 4 e gli scaricano addosso 3 colpi di lupara e altrettanti di pistola calibro 7,65. Il motivo sarebbe stata la vendetta per l'omicidio di Ernesto Tabarrani. I magistrati firmano 4 ordini di cattura per estorsione nei confronti di altrettante persone appartenenti alle 2 organizzazioni. Uno dei 4, Marco Masutti, è già in carcere perché trovato in possesso di una pistola. Gli altri 3, Danilo Abbruciati, 31 anni, Franco Nicolini, detto il criminale, di 40, e Roberto Berardinelli, detto Bebo, di 33 anni, sono ancora latitanti.
Solo l'ultimo dei 4, Berardinelli, apparteneva alla banda del Tabarrani. Gli altri 3 invece facevano parte del gruppo del Cappellari. Sembra certo che Umberto Cappellari fosse entrato da qualche tempo nel giro di Danilo Abbruciati, che esercitava il controllo di una bisca della Garbatella. Il 4 settembre 1976, la banda che ha rapito Renato Filippini è composta, oltre che da una manovalanza addetta a servizi marginali, anche da elementi specializzati ad un alto livello criminale, appartenenti ad una vasta organizzazione, non meno di 100 persone, della quale il nucleo più agguerrito era rappresentato dall'anonima romana di Maffeo Bellicini, Albert Bergamelli, Jacques René Forcé e Jacques Berenguer. Il giudice istruttore imposimato ha passato gli ultimi mesi ad approfondire la situazione. La polizia vaglia la posizione di 2 noti personaggi della malavita, Danilo Abbruciati e Francesco Turatello. Dall'analisi dell'anonima di Bergamelli, da un troncone principale composto da personaggi della mala internazionale, di cui il gruppo di italo-francesi è il più consistente, si staccano, infiltrandosi in ambienti diversi, come grossi rami, le bande impegnate ognuna in questo o quel rapimento. Di opinione degli inquirenti è che gruppi di malviventi si siano coalizzati in una sorta di società di mutuo soccorso, che alle regole proprie della mala abbia sommato un codice via via raffinato dall'esperienza, un fenomeno di vaste proporzioni. Il salto di qualità sarebbe avvenuto proprio con il rapimento di Filippini. L'amicizia di Danilo Abbruciati con Massimo Panico, il primo a Regina Coeli, arrestato il 22 luglio perché trovato con un'arma all'interno del Palazzo di Giustizia durante il processo a Pasquale Bianchini. Il secondo nel carcere di Napoli, accusato di concorso nel sequestro del costruttore di Lavigno, è parso agli inquirenti assai più di un rapporto fra individui dello stesso ambiente. Turatello invece è latitante, da quando Tony Riccobene, guardiaspalle di Giuseppe Rossi, Joe Lamer, è stato trovato assassinato sull'autostrada per Novara. Il 22 maggio 1977 vengono rinviati a giudizio per l'omicidio Tabarrani Danilo Abbruciati e Franco Nicolini, legati al Cappellari. Per l'uccisione di Cappellari viene rinviato a giudizio Roberto Berardinelli. Secondo gli inquirenti, a determinare la responsabilità di Abbruciati e Nicolini per la morte del Tabarrani sono state le diverse testimonianze raccolte durante l'istruttoria e numerosi fatti specifici. Il 18 febbraio 1979 l'anonima è alla sbarra. Inizia il processo ai 38 imputati dei sequestri Ortolani, Filippini, Danesi, Ziaco ed Alessio. Ci sono i nomi di 2 avvocati, Gian Antonio Minghelli, legato si scoprirà alla P2, e Paolo Vitale. E poi lo stato maggiore della gang dei Marsigliesi, da Berenguer al diabolico Albert Bergamelli, da Maffeo Bellicini a Francis Turatello, a Danilo Abbruciati. Tutti negano di essere implicati nei sequestri, alcuni negano persino di conoscersi. Danilo Abbruciati, calato in carcere di 25 kg per 2 epatiti virali, accusato di partecipazione diretta al sequestro del costruttore Renato Filippini, durante l'istruttoria si avvale della facoltà di non rispondere. Poi depone fra mezze parole e silenzi calibrati. Durante la tormentata prigionia di Filippini, lui se ne stava ad Ostia, a godersi il sole e aggiunge, lo può testimoniare un sacco di gente, e giù a citare nomi e cognomi. Angela Vaccari, amica di Massimo Panico, deve parlare dei contatti di Panico con una serie di imputati e la sua sembra la testimonianza più pilotata. Ammette ciò che non può negare, ma nega, posta davanti a Turatello, che fosse lui il Francis di cui aveva sentito parlare dal marito. Anche il Danilo con la Porsche bianca non è, dice, Danilo Abbruciati. Il 21 giugno 79 vengono chieste condanne ventennali per Bergamelli, Bellicini, Panico, Berenguer, Minghelli, Paolo Frau, Danilo Abbruciati e Claudio Vannicola. Giunge invece per Turatello il proscioglimento per insufficienza di prove.